Questo era John Cage. John Cage. Chi è John Cage? John Cage musicista, John Cage filosofo, John Cage artista, performer, inventore, chi più ne ha più ne metta. John Cage è una delle figure più importanti del Novecento, fondamentale per lo sviluppo specialmente del linguaggio musicale d'avanguardia. Infatti le sperimentazioni di John Cage nell'ambito musicale sono veramente estreme, sono delle sperimentazioni a cui nessuno era mai arrivato e soprattutto da cui nessuno può prescindere parlando del linguaggio dal 1950 in poi, quindi dal dopoguerra in poi, nell'ambito della musica colta, della musica elettronica, della musica improvvisata, della musica. Durante la sua carriera si dedica molte volte anche all'arte visiva, quindi dedicandosi alla creazione di opere in linea chiaramente con le correnti che si stavano sviluppando all'epoca, ma soprattutto ha collaborato con moltissimi artisti, tra i quali possiamo citare per esempio il coreografo americano importantissimo Merce Cunningham. Potremmo far cominciare l'inizio dello sviluppo del linguaggio compositivo di John Cage dalla scoperta da parte dell'autore di un brano di Eric Satie intitolato Vexation e di cui fu John Cage il primo esecutore. Tra i primi brani veramente sui generis che più si avvicinano al concetto di musica astratta, concettuale e che quindi si allontanano totalmente dai canoni della musica occidentale colta è Vexation del 1893 di Eric Satie. Questo compositore, tra i più stravaganti dell'8-900, decide di far suonare questo brano che dura sì e no 60 secondi ben 840 volte. Di conseguenza le esecuzioni, a seconda di quanto veloce insomma viene eseguito questo brano, possono durare dalle 9 alle 24 ore ininterrotte. Di conseguenza ovviamente questo brano, possiamo immaginare, non è che abbia di per sé un valore estetico artistico, ma più che altro possiamo attribuirgli un valore filosofico e concettuale, in modo da, a seconda insomma delle esecuzioni e da come ci si approccia sia all'ascolto che all'esecuzione del brano, scardinare i canoni che fino ad allora sembravano essere gli unici possibili da sviluppare, a cui aggrapparsi e su cui sviluppare un linguaggio musicale. Le prime esecuzioni sono state fatte postume di questo pseudo brano e un aneddoto carino è di un pianista australiano che dopo la 595esima ripetizione interruppe di colpo e lasciò la sala, riferendo in seguito che la sua mente aveva cominciato a concepire pensieri malvagi e che animali o cose gli parevano sbucare fuori dallo spartito a ogni passaggio. Tra i traguardi più significativi dell'opera di John Cage c'è la maturazione del linguaggio legato al cosiddetto pianoforte preparato. Con pianoforte preparato si intende l'utilizzo del pianoforte con al suo interno degli oggetti di qualsiasi natura. John Cage usava inserire chiodi o bulloni incastrati insomma nelle corde, o appoggiare pezzi di legno, di metallo, fogli di carta, catenelle, insomma qualsiasi cosa gli venisse in mente veniva appoggiato sulla cassa armonica, sulle corde e quant'altro. Il risultato era un timbro totalmente nuovo, un timbro che sembrava quasi un qualcosa di elettronico o di etnico. In sostanza insomma il risultato era veramente totalmente nuovo e totalmente lontano dal risultato, dal timbro, dal suono del pianoforte a cui siamo abituati.
bellezza di queste sperimentazioni porta alla freschezza di un linguaggio nuovo e inusitato, ma ci sono degli esempi, pochi, insomma, che precedono questa sperimentazione. Possiamo vedere già, per esempio, Erik Satie, che cominciava in qualche modo ad avvicinarsi a questa tecnica, ma soprattutto possiamo parlare del compositore Henry Cowell, compositore americano a cui John Cage si ispira profondamente per sviluppare il proprio linguaggio. John Cage sforna quindi brani di qualsiasi natura e tipologia possiamo immaginare, specialmente riguardo al pianoforte preparato, importantissima la raccolta di sonate e interludi, che appunto consiste in una raccolta di brani in cui John Cage sperimenta all'estremo le possibilità del pianoforte preparato. Nella sua carriera di musicista e durante lo sviluppo del suo linguaggio, John Cage si approccia anche alla matematizzazione totale dei parametri musicali, in modo da costruire una musica fortemente concettuale e logica e scevra da qualsiasi concezione estetica che fino ad allora era stata fondamentale. Vediamo infatti un'altra caratteristica importante relativa anche a questo concetto sono le partiture grafiche. Le partiture grafiche sono sostanzialmente delle partiture, degli spartiti in cui non sono segnate con la notazione tradizionale le note, le durate, le dinamiche, le altezze e quant'altro, ma semplicemente graficamente, quindi quasi come fosse un'opera d'arte visiva. John Cage comincia a costruire una struttura appunto solamente grafica, per cui tramite la sua interpretazione si può suonare, si può cercare di comprendere come quel brano debba essere suonato. Ricollegandosi a Vexation di Erik Satie, anche John Cage ha scritto un brano veramente lungo, intitolato Organ alla seconda / insomma, as low as possible, letteralmente il più lento possibile, che appunto è un brano scritto per organo, composto nel 1987 e costituisce il soggetto di una delle esibizioni musicali più lunghe in assoluto. Nel 2001, nella chiesa di Sankt Burkhard ad Halberstadt, sono in Germania, ha avuto all'inizio un'esecuzione del brano che è destinata a durare, pensate un po', 639 anni, concludendosi quindi nel 2640. Tra le cose straordinarie dell'opera di John Cage troviamo l'utilizzo massiccio per la prima volta dell'alea. Infatti molti dei brani di John Cage sono affidati totalmente alla casualità, costruendo e strutturando i propri brani con per esempio il lancio dei dadi, l'estrazione a sorte. John Cage sceglieva le dinamiche, i suoni, le altezze, i timbri, gli strumenti, insomma, tramite a questi procedimenti John Cage ha totalmente distrutto i canoni razionali e logici con cui la musica viene oggigiorno ancora scritta. Cage si ispira profondamente alla filosofia indiana e al buddismo zen e in Music of Changes del 1951, una raccolta di brani per pianoforte, si ispira direttamente al Libro dei Mutamenti, un libro importantissimo per la filosofia buddista cinese, tramite il quale Cage crea un meccanismo sempre inerente alla casualità, con, possiamo vedere, 64 celle in cui inserisce tutti i valori e le caratteristiche, gli elementi, insomma, musicali possibili e tramite questa tabella Cage sceglie in maniera casuale, con i procedimenti che vengono utilizzati nel libro dei mutamenti, i suoni e i parametri, insomma, in generale da utilizzare nei propri brani. Con buddismo zen ci si riferisce a un insieme di scuole buddiste giapponesi che derivano da alcune dottrine cinesi inerenti al buddismo. Tra i fondamenti principali dello zen, in poche parole, troviamo quello della rinuncia al mondo e il distacco da esso, o meglio, lo zen si propone come una partecipazione attiva e consapevole al mondo, anche se percepito nella sua dimensione di vacuità.
Il buddismo zen in sostanza quindi si propone come una dottrina per far allontanare l'essere umano dalle convenzioni sociali e dal voler dare continuamente un senso a tutte le cose che contraddistinguono l'esistenza. L'obiettivo zen è quello di raggiungere una realizzazione di se stessi tramite l'accettazione della vacuità dell'esistenza. E John Cage, ispirandosi a questi principi, decide di creare un nuovo modo di far musica, quindi basandosi sostanzialmente sulla casualità. Il libro dei mutamenti, o I Ching, è ritenuto il primo dei testi classici cinesi, sin da prima della nascita dell'impero cinese. È utilizzato sostanzialmente come oracolo e quindi per predire in qualche modo il futuro, per avere risposte sulla realtà. Considerato da Confucio il libro di saggezza, è utilizzato quindi a livello popolare a scopo divinatorio e dagli studiosi per approfondire aspetti matematici, filosofici e fisici. I metodi per ottenere i responsi sono vari e si passa dai gusci di tartaruga al lancio di 3 monete, quando addirittura si utilizzano per esempio gli steli di Achillea per estrarre i responsi, che è un genere di pianta. L'arte divinatoria è chiamata achilleomanzia. Così John Cage si ispira a questi meccanismi casuali per scrivere la raccolta Music of Changes, ispirandosi anche al titolo del libro, appunto Libro dei mutamenti. Cage quindi si basa fondamentalmente sul concetto di vita senza scopo e meditazione sul vuoto, ma l'adozione di tecniche aleatorie e casuali serve per raggiungere degli obiettivi ben precisi. Per esempio, per aggirare il desiderio, secondo Cage, di trovare sempre l'emozione nella musica, per rimuovere tutte le tracce di identificazione personale con il materiale musicale, per eliminare l'aspetto soggettivo del processo compositivo, il collegamento fra la sensibilità del compositore e i suoni che compone, e in definitiva quindi serve ad avvicinare l'essere umano all'indeterminazione della natura. Il nostro musicista, infatti, basandosi sull'idea di vita senza scopo, voleva far notare che la musica poteva essere una cosa come un'altra, un meccanismo che poteva essere tranquillamente casuale o razionale, ma che alla fine non si differenziava così tanto da appunto l'indeterminatezza della natura e dell'esistenza. Vediamo che la filosofia di Cage si basa principalmente sull'esaltazione dell'automatismo, il disprezzo per la ragione, l'accettazione dell'assurdo, tutti aspetti che accomunano lo zen all'avanguardia dadaista, alla quale John Cage si ispira profondamente. John Cage si ispira quindi direttamente al dadaismo, che è fautore, tra le altre cose, anche della casualità fine a se stessa. Infatti il dadaismo, o dada, è una tendenza culturale nata in Svizzera durante la Prima Guerra Mondiale. Il movimento, che ha interessato soprattutto le arti visive, la letteratura, teatro e quant'altro, incarna la sua politica antibellica attraverso un rifiuto degli standard artistici, come dimostra il nome dada, che non ha un vero e proprio significato, tramite opere culturali che erano contro l'arte stessa. Il dadaismo ha quindi messo in dubbio e stravolto le convenzioni dell'epoca, dall'estetica cinematografica, artistica, alle ideologie politiche, e ha inoltre proposto il rifiuto della ragione e della logica, enfatizzando stravaganza, derisione, umorismo. E quindi gli artisti dada erano volutamente rispettosi, stravaganti, provavano disgusto nei confronti dei canoni del passato, ricercavano la libertà di creatività per la quale utilizzavano tutti i materiali e le forme disponibili. Su questo filone possiamo citare tra gli altri Imaginary Landscape numero 4, un brano scritto da John Cage per 12 radio e 12 esecutori. Sulla partitura grafica viene segnato il minutaggio e il movimento con cui si dovrà cambiare frequenza su ogni radio, in modo da avere un risultato totalmente caotico e casuale.
The first article